Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di un prodotto che aspettavate da tanto, magari ha tardato un pelino ma meglio perché vuol dire che portiamo sul mercato un prodotto che funziona già molto bene. Questa maglietta non la metto mai perché poi mi dite che faccio le marchette eccetera, così non è, perché non provo solo questo marchio ma io ho sempre provato tutti i marchi di roba che mi arriva da provare o che decido di comprare per provarla, ma è un'occasione speciale perché questo D60L, che è un charger, un caricatore, un DC-DC converter da usare per caricare le vostre Power Station, so già che darà felicità a molte persone che finalmente potranno acquistarlo, anche perché non costa tantissimo. Quindi oggi la maglietta Bluetti ci stava, anche se il bianco non sfina per niente, sembra l'omino della Michelin, ma comunque prodotto molto atteso e non vedevo l'ora di farvelo vedere. Esce ufficialmente oggi, trovate tutti i miei link in descrizione. Quanto costa? Questo caricatore costa 199 euro. Se lo comprate insieme al kit di cavi che vi farò vedere costa 249 euro, ma attenzione perché se comprate il D60L insieme a una Power Station allora lo pagate 199 compresi i cavi. Per chi non sa di cosa sto parlando, questo prodotto serve a caricare più velocemente le vostre Power Station in auto, camper, mezzo con cui vi spostate, furgone, dove la volete installare, perché praticamente innalza la tensione 12 volt del mezzo fino a oltre 50 volt per consentirvi di caricare fino a 560 watt. Quindi se lui vi fa buttare 560 watt nella Power Station al posto dei 90-100 watt normali che entrerebbero col 12 volt, che beneficio abbiamo? Semplicemente la carichiamo prima. Quali sono i punti salienti di questo nuovo charger? Alla fine della fiera carichiamo 5-6 volte più velocemente del normale, che questa tensione di ricarica possiamo regolarla in modo automatico perché nell'app vi farò vedere che ci sono già i profili delle Power Station Bluetti configurati, o manualmente. Perché manualmente? Perché magari vogliamo comunque caricarla in un modo diverso, ma soprattutto perché possiamo caricare qualsiasi Power Station praticamente che c'è sul mercato. Chiaramente facendo attenzione a rispettare i volt, perché quando entrate nell'ingresso DC, che è lo stesso dei pannelli, tanto per capirci, voi mi chiedete sempre però questa accetta solo 200 watt, posso collegare un pannello da 400? È lo stesso discorso. Se avete una Power Station che dall'ingresso MPPT del solare, quello in DC, può caricare al massimo 200 watt e voi attaccate una sorgente esterna che di watt ne potrebbe dare anche di più, quello che la limita è la corrente, ma ci pensa la Power Station, voi non vi preoccupate, fanno tutto loro. Quello che dovete rispettare è la tensione, i volt in ingresso. Se una Power Station accetta fino a 60 volt non dovete mai superare quel 60 volt, perché uno va in blocco, due rischiate seriamente di danneggiarla. Quindi per usare questo charger con altre Power Station di cui non c'è il profilo nell'app perché non sono prodotti Bluetti, basta rispettare i volt. Quindi se la Power Station accetta 40 volt, buttategliene dentro 38-39, ok? Per stare tranquilli. Questo rende il prodotto universale non solo con i prodotti Bluetti ma anche con tutte le altre Power Station. Cos'altro ha di interessante che vi farò vedere nel video? Vi sto solo dando un'anticipazione. Ha un algoritmo suo interno che riesce a capire, in base alla tensione che arriva, se il veicolo, ma non solo la tensione che arriva, alla tensione che cambia, se il veicolo è stato acceso o è stato spento, perché lei non parte finché non sente che il motore è acceso, l'alternatore gira e quindi può darci l'energia necessaria per caricare la Power Station tramite il charger di 60L. Ha un suo sistema di controllo delle temperature e un sistema di raffreddamento attivo con ventole, quindi non solo passivo, non è solo il case che dissipa calore ma c'è proprio un sistema di raffreddamento forzato. Non scalda mai, ve lo dico già, non mi è mai capitato di trovarla rovente come i charger economici cinesi che avevamo anche provato in un video. Nel kit di cablaggi c'è inclusa una protezione esterna ma anche il D60L ha le sue protezioni interne, e soprattutto vi farò vedere che abbiamo un'app velocissima, semplicissima, con cui però possiamo gestire tutto ma soprattutto tenere sotto controllo tutto, perché vi farò vedere che avere il telefono
siamo su Cruscotto a vista, dove vediamo cosa sta facendo il nostro charger di 60L e nello stesso tempo possiamo anche controllare sempre tramite l'app che cosa succede nella Power Station, ci dà il pieno controllo semplicemente con il vostro smartphone. Ora andrei avanti direttamente col video. Prima di andare avanti però mi raccomando che non costa nulla, vi iscrivete al canale, mi date un grosso supporto, lo facciamo crescere e siamo sicuri che tutte le ultime novità riusciamo ad accaparrarcele e a proporle per darvi contenuti sempre più interessanti. Procediamo con lo spacchettamento. Buon video! Ed eccolo qui i Bluetti charger. Apriamo la prima scatola. Ok, subito una scatola di accessori, una protezione ed eccolo qua. Voi non sapete quanto l'ho aspettato e credo di essere uno dei primi a toccarlo con mano. Nonostante la voglia di provarlo lo lascio un attimo da parte, vediamo che cosa c'è nella scatola. Una dotazione diversa dal solito. Allora abbiamo 6 viti di questo tipo autoforante, testa con esagono inserto a croce, che servono per fissarlo, ok? Può stare in tutti i modi che volete, di piatto, in verticale, ma lo analizziamo dopo. Poi troviamo un cavo di questo tipo, cavo rosso con puntalino, cavo nero, terminano esattamente con un MC4 positivo e un MC4 negativo. Perché? Perché i cavi delle nostre Power Station hanno sempre la connessione terminale MC4 che poi va in macchina con un XT60, un connettore circolare, un XT90, connettori aeronautici, varie tipologie, ma comunque entriamo sempre con gli MC4 che replicano esattamente quelli forniti, vedete? Perché il negativo va col negativo ed è un maschio che entra nella femmina e viceversa. Ci danno ancora dei puntalini da 10 mm, 2 positivi, 2 negativi, dei capicorda non isolati da crimpare, una chiave a brugola. Cosa serve? Serve a avvitare questi 4 grani che ora vedremo dove vanno utilizzati, ed eccolo qua il nostro nuovo piccolo Bluetti. Convertitore DC-DC. Tutte le raccomandazioni del caso, vediamo le caratteristiche. Ingresso da 13.8 a 27.6 volt, quindi funziona sia a 12 che a 24, ma vedete che parte da una tensione superiore a 13 volt, come avevamo già visto con il D40. Questo perché? Perché si attiva solo quando gira anche l'alternatore del mezzo, altrimenti non preleva dalla batteria. Massimo 50 A, uscita che va da 15 a 56 volt, massimo 10 A. Cosa vuol dire? Vuol dire che avremo sempre solo 10 A in base alla tensione d'uscita. Lavora da -20 a 60 gradi, tutte le certificazioni del caso, null'altro, QR code col seriale. Qui abbiamo la struttura che è una parte metallica per quanto riguarda la base, buone plastiche laterali, dà una sensazione di compattezza e di solidità non indifferente. Su queste parti laterali di plastica abbiamo il sistema di chiusura dello chassis. Da questa parte abbiamo charger 1 con ingresso negativo e positivo. Vedete che ci sono i morsetti col grano che va a stringere. Il grano si stringe da questa morsettiera che a sua volta viene poi chiusa da un tappino, quindi un dettaglio molto curato. Stessa cosa in uscita, output meno, output più. Qui abbiamo un LED e di nuovo la morsettiera con le brugole isolata. Come funziona? Con la chiave a brugola in dotazione apriamo il morsetto in uscita. Cosa facciamo? Inseriamo il negativo e il positivo e andiamo a serrare i morsetti. Bisogna stringerli ma senza esagerare, perché altrimenti spagniamo tutto. In questo modo abbiamo già connesso l'uscita. Ci sarà poi l'ingresso va dimensionato in base all'importante corrente che passa, ma in base anche alla distanza che c'è da dove fate la connessione sul charger fino alla sorgente, che può essere la batteria del mezzo. Avrete la possibilità di ordinare a parte anche un kit di connessione, così composto. Un pezzettino di barra DIN che, anche se è solo un pezzo di barra DIN, è comunque curato, smussato, non ci sono parti che possono tagliare, con 2 viti sempre per il fissaggio. Perché serve questa? Perché dovrebbe ospitare il magneto termico di protezione per la linea di alimentazione. Linea di alimentazione che è composta da questi cavi che avete già visto di generosissima dimensione, che terminano con un puntalino già crimpato. Questo è un cavo 6 AVG. Siamo tranquilli per tutta la lunghezza della linea.
Dunque mi soffermo un attimo sul discorso cavi e installazione. Allora, prima di tutto, se non siete pratici con le operazioni di installazione, con delle correnti in gioco che sono molto alte, rivolgetevi a un professionista, perché soprattutto in corrente continua, quindi sul 12 volt della macchina, del camper, del furgone, è un attimo creare delle problematiche e rendere un sistema, una modifica pericoloso. Qui le correnti in gioco sono molto alte, i cavi diventano inevitabilmente grossi. Avete visto quelli che danno col kit, non bisogna giocare con dei fili piccoli sul 12 volt. Adesso vi do due dritte giusto per capire ad esempio che cavi usare. Allora, innanzitutto vi faccio vedere in sovraimpressione una tabella di conversione, perché questi cavi normalmente sono denominati con una sigla che è AVG. Vi faccio capire, tanto per darvi l'idea, che un cavo da 25 mm quadri si chiama 4 AVG, un cavo da 35 mm quadri si chiama 2 AVG. Comunque le tabelle ve la faccio vedere, ma le trovate tranquillamente su Google. Quello su cui vi faccio riflettere è un calcolo veloce di che cavo serve. Vi faccio vedere questa tabellina che vi dà giusto un'idea veloce di che cosa può portare come corrente un cavo, perché chiaramente maggiore è la lunghezza del cavo, minore sarà la portata del cavo stesso in relazione ad una determinata corrente. Vi faccio un esempio: noi stiamo lavorando con una cinquantina di ampere. Se dobbiamo fare una lunghezza di 5 metri ci serve un cavo da 25 mm quadri. Se dobbiamo arrivare già a 7 metri e mezzo ci serve un cavo da 35 mm quadri. Se dobbiamo fare una linea da 10 metri per tenere 50 ampere sul 12 volt ci va un cavo da 50 mm quadri sul 12 volt, perché chiaramente noi stiamo lavorando col 12 volt della batteria. Poi che dopo diventino 40, 50 eccetera è un altro discorso. Questo giusto per darvi un'idea generale, un'infarinata, ma ripeto, se non siete pratici, perché poi bisogna anche attaccare bene i cavi, mettere dei terminali adeguati, insomma non si scherza. Paradossalmente è più pericoloso mettere mani a un impianto a 12 volt che a un impianto 230 a casa, paradossalmente. Andiamo avanti col video. Il magnetotermico tramite barra DIN verrà posizionato vicino al nostro convertitore, perché poi entreremo col cavo d'alimentazione nel positivo. Poi abbiamo tutta questa linea anche protetta in una calza che viaggia per i suoi 4 metri e mezzo di lunghezza e termina con dei capicorda già crimpati, sono anche segnati BAT più e BAT meno, che andranno esattamente sui poli della batteria. Una volta fatto passare tutto il cablaggio, o al limite se è troppo lungo potete poi accorciarlo, e bisogna di nuovo crimpare questi capicorda sul cavo. Per crimpare questi ci va una pinza apposita come quella che vi lascio in descrizione, perché chiuderli a mano a martellate con altre pinze eccetera può risultare poco sicuro, potrebbero scappare, non è il massimo. Poi alla fine, se gli mettiamo un pezzo di guaina termorestringente come questa, sicuramente otterremo un buon risultato. Vi ho fatto già vedere questa procedura in altri video tutorial, vi lascio comunque tutto quello che può servire in descrizione. Ora cosa bisogna fare? Bisogna passare tutto questo cavo dalla batteria alla zona dove ci sarà il charger, che sarà verosimilmente in prossimità della power station. Arrivati lì, prima di collegare questi cavi alla batteria, bisognerà collegare la parte dei terminali direttamente qui in morsettiera, chiuderla con la brugola, mettere in sicurezza la morsettiera e il collegamento è bello che è finito. Adesso in questa prima fase la proviamo a banco, ok? Ve la proviamo a banco con una power station che avevo qua e vi faccio capire esattamente come funziona. Ok, test al banco. In questo momento sto alimentando il charger con una tensione di 13.2 volt, non abbiamo corrente perché lui non consuma nulla, vedete che è in stand by. Ho predisposto già una C180 per fare dei test, collegata in ingresso tramite tutti i cavi originali della macchina e originali forniti con il charger, insieme ad un display per controllare le tensioni e le potenze in gioco. Charger che ha la connessione Bluetooth, quindi dentro la nostra app Bluetti possiamo fare l'aggiunta di un dispositivo, aggiungi dispositivo, vedete che viene trovato il charger col suo numero di serie, connessione ok, possiamo eventualmente cambiare il nome, diamo avvio e abbiamo già il dispositivo collegato all'app.
Entriamo nel Charger 1, cosa vediamo? Vediamo una schermata con l'intensità del Bluetooth, un grafico veloce dove ci fa vedere in questo momento nulla perché non è attivo. Vedete che se attiviamo interruttore di ricarica, lui partirà con la ricarica. Abbiamo la possibilità di attivare poi la ricarica silenziosa che proviamo dopo. Qui abbiamo le impostazioni perché possiamo definire il range di tensione da 15 a 27 volt per l'uscita del charger. Poi abbiamo anche una modalità Pro, se l'attiviamo Bluetti non si assume le responsabilità, ma possiamo variare la tensione da 15 a 56 volt. Ad esempio una macchina come lei che accetta fino a 60 volt potrebbe sfruttarla tutta per arrivare ai suoi 500 watt di ingresso in DC. Iniziamo da 15, ok? Ci ricorda di controllare che l'oggetto da caricare deve rientrare nel range. Proviamo subito ad accendere. Ok, il charger prende il comando, parte poi la ricarica che in realtà si ferma perché abbiamo una tensione troppo bassa. Proviamo ad alzarla un pelino a 13,5, 13,4, 13,5, vedete che sta per ripartire. Dopo poco tempo switcha e comincia la ricarica, che però si ferma di nuovo. Quindi proviamo a salire ancora un pelino, 14,3. Ok, ora sta lavorando. Vedete che abbiamo una tensione di 14,3, il charger che lavora, è partita la sua ventola di raffreddamento. In questo momento stiamo tirando quasi 10 A, vediamo sul display che infatti stiamo tirando sul 14, quasi 15 volt, 8 A e 2 e infatti la macchina sta caricando a 113 watt. Andiamo ad alzare un po' la tensione, proviamo a portarla a 20. Ok, abbiamo alzato a 20 volt la tensione, il charger mi dice che sta uscendo con 166 watt, 164 li segna il display, 153 entrano nell'MPPT, stiamo tirando 12 A dalla sorgente. Proviamo ad alzare ulteriormente, portiamolo a 30 volt. Ok, lui si resetta, poi riparte. Sta tirando adesso quasi 19 A, mi dà un'uscita di 250 watt che vengono letti anche dal display, che diventano poi 230 nell'MPPT. Proviamo ad alzare ancora, vediamo di arrivare a 40 volt se ce la fa l'alimentatore. Lui è arrivato al palo perché è un alimentatore da 30 A, ne stiamo tirando in questo momento 32, lui mi sta dando in uscita 410 watt circa che vengono letti anche dal display, che vengono digeriti dall'MPPT a circa 390. Il rumore che sentite è il trasformatore dell'alimentatore che ronza, il charger non sta dando segni di cedimento, la ventola gira ma non è particolarmente caldo, non sta sforzando per nulla, quindi in questo momento stiamo caricando con una tensione innalzata fino a 40 volt e infatti la macchina sta prendendo quasi 400 watt che sono molto più dei 90-100 watt che avrebbe chiaramente preso con il 12 volt normale. Ora tutte le tensioni che abbiamo riscontrato e provato fino adesso non tenetene conto perché questo è un alimentatore, non è una batteria con l'alternatore di un mezzo. Le prove per capire come funziona le abbiamo fatte, facciamo ancora un test mentre siamo a banco di abilitare la ricarica silenziosa, vediamo cosa succede. Lui si resetta, si ricalibra, esce sempre a 40 volt, ma vedete che limita la corrente perché l'ha praticamente quasi dimezzata, sta caricando a 5 A in uscita, quindi ne sta tirando solo 16 e stiamo comunque caricando a 200 watt. Mentre carica in modalità soft vedete che si accende l'icona della ricarica silenziosa, diamo un'occhiata alle altre impostazioni, nome, condivisione, possibilità di mettere una password Bluetooth, possibilità di vederlo nella pagina iniziale, controllo dell'aggiornamento firmware, dice che siamo già aggiornati, sicuramente poi usciranno degli altri aggiornamenti. Ripristino delle impostazioni di fabbrica, non abbiamo nulla di particolare. Nelle impostazioni, se lo aggiungiamo nella pagina iniziale, chiudiamo tutto e riapriamo l'app Bluetti, ce lo troveremo lì, non ci dà nessuna informazione particolare, però abbiamo la connessione diretta. Chiaramente è molto comodo
perché magari mentre viaggiamo possiamo andare a cambiare le impostazioni o addirittura disabilitarlo completamente e decidere anche dal posto guida, chiaramente fermandoci non mentre stiamo guidando, come gestire la ricarica della power station. Lasciando un'impostazione di 40 volt possiamo semplicemente aumentare e abbassare la corrente senza andare a variare il valore della tensione, semplicemente attivando o disattivando la ricarica silenziosa. Adesso sta caricando 200 watt, togliamo il silenzioso, lui si resetta, si ricalibra, sale graduatamente ma arriva poi a tirare di nuovo i suoi 33 ampere con 400 watt in uscita, che diventano poi puri di ricarica dopo l'MPPT, 390 nel nostro Bluetti AC180. Bene, a banco l'abbiamo testato, sembra stabile, adesso inizia un po' a scaldicchiare, ma niente a che vedere con prodotti economici che avevamo anche provato sul canale, e visto che funziona così bene mi è venuta voglia di aprirla per vedere com'è fatta. Tutto il case è in alluminio, quindi tutto dissipante. Nella realtà dei fatti non c'è granché da dissipare perché tutta la parte di potenza passa attraverso questi dissipatori che in realtà vengono raffreddati dall'aria stessa del raffreddamento forzato. Qui c'è tutta la componentistica che è stata fermata per evitare che si rompano i componenti con le vibrazioni eccetera. La ventola ha un connettore a leva. Qui c'è la parte radio, tutta la circuiteria, non è complesso ma ben fatto, morsettiere che vengono saldate direttamente in più punti con stagno abbondante sul layout. Qui abbiamo la serigrafia del circuito stampato, un bell'oggetto, c'è tutto quello che serve ma funziona molto bene. Che ventola abbiamo? Abbiamo una ventola 12 volt piccolina, però fa il suo lavoro perché fa circolare l'aria all'interno del case che è stato studiato per dissipare il calore necessario. Se volevate smontarlo voi per capire come era fatto dentro, l'ho fatto io per voi. Adesso, prima di installarla sul furgone con un'altra power station per fare una prova reale sul mezzo, volevo solo parlare un attimo perché sicuramente molti di voi a questo punto si stanno informando o già sapranno che in buona sostanza è un prodotto che va a fare concorrenza allo stesso prodotto che fa già EcoFlow. Ci sono delle differenze sì, a parte il prezzo, ci sono dei vantaggi a favore di EcoFlow, ad esempio arriva a caricare con più corrente perché arriva fino a 76 ampere se non sbaglio e può dare la power station fino a 800 watt, ma ci sono degli svantaggi perché il prodotto EcoFlow è compatibile solo con i prodotti della gamma Delta, non vi dà la possibilità di regolare la tensione e non ha il raffreddamento attivo. Questi sono i dati che ho, non ho provato quel prodotto ancora ma magari lo faremo, voi comunque informatevi, capite bene le differenze, ma secondo me il D60L è molto più versatile e il discorso che abbia un raffreddamento attivo mi piace particolarmente. Adesso montiamolo sul furgone, vediamo come si comporta col motore eccetera e attacchiamo un'altra power station. Allora, nella fase di installazione chiaramente bisogna portare il cavo più BAT, quindi quello di alimentazione positivo, ad un punto collegato direttamente al polo positivo della batteria o eventualmente direttamente sul morsetto. Per il negativo potete andare al polo negativo della batteria o eventualmente trovare un ottimo punto di massa. Questa è la partenza dell'alimentazione, poi chiaramente bisogna far passare i cavi e portarli fin dove serve, dove metterete il vostro charger. Questa è un'installazione provvisoria, comunque una volta portata alla linea bisogna trovare un posto per il suo dispositivo di protezione, alimentiamo il charger, usciamo col cavo MC4 e abbiamo praticamente finito. Chiaramente se non lo usate conviene lasciarlo staccato e a monte di questa linea che arriva fino al vano motore o dove riuscite a prendere l'alimentazione sarebbe ancora meglio aggiungere un dispositivo per proteggere questo pezzo di linea. Possiamo poi armare, arriva tensione, il charger non si accende ancora perché in questo momento il motore è spento. Allora, in questo caso abbiamo invece la prova fatta con una C240, 44%, non c'è ingresso, c'è il cavo collegato, è collegato al nostro charger spento. Se proviamo a entrare nell'app e proviamo ad entrare nel charger, non mi dà la connessione perché il furgone è spento, c'è una tensione bassa, anche se abbiamo tirato su la protezione, comunque non si accende. Allora, vado a accendere il furgone, vediamo cosa succede.
Allora, vedete che si è acceso il charger, lampeggia, quindi al momento è in stand-by. Dunque, quando sente l'accensione dell'alternatore va automaticamente con l'interruttore di ricarica on. Vedete che rileva 14.8 volt, 32 impostati in uscita e sta caricando a 180 watt, e vedete che stanno entrando 180 watt anche nella C240. Allora, intanto spegniamo l'uscita C. È chiaro che nel momento in cui io vado a togliere la ricarica silenziosa, lui si riavvia, riparte, fa tutto il suo check. Intanto ho sentito anche il minimo del motore che è andato un po' giù perché sta iniziando a tirare. Mi sta dando 300 watt la macchina con 30 volt impostati. Qual è il vantaggio? Il vantaggio chiaramente è che alla guida potete tenere sotto controllo la situazione, perché avete l'app connessa col Bluetooth che dialoga insieme al charger, e da qui potete regolare quello che volete. Potete anche disattivare la ricarica direttamente dall'app. Vedete che lui continua a rilevare la tensione in ingresso, mi segnala questo 3 volt in uscita, ma credo che è un valore, vedete, che man mano va giù, non è di riferimento. Cosa possiamo fare? Possiamo però di nuovo riaccendere e vedere ad esempio con una C40 a cosa riusciamo ad arrivare. Quindi su tensione di ricarica, adesso vi faccio vedere una novità. Vedete che in questo momento mi dà la possibilità di gestire direttamente oppure di andare in impostazione personalizzata. Questo chiaramente è un aggiornamento. Vediamo se selezioniamo il profilo a C240 cosa succede. Mi imposta una tensione di uscita massima di 56 volt, quasi 500 watt. Nel frattempo si sente anche che l'alternatore, adesso c'era il motore al minimo, l'alternatore ogni tanto chiamava corrente, quindi si sentiva anche un minimo instabile. Però è chiaro che viaggiando in qualsiasi momento potete comunque decidere di scendere, o usando un altro profilo o semplicemente andando a impostare manualmente la tensione. Se ad esempio prendiamo una C2A che è molto piccola, sicuramente metterà una tensione molto bassa di 28 volt. Lui si resetta, si riavvia e chiaramente la potenza di ricarica sarà inferiore. E questo lo potete gestire in completa autonomia mentre siete alla guida, sia il cambio di tensione che la decisione eventualmente di spegnerlo, perché mentre siete alla guida, oltre a verificare lo stato del charger, chiaramente potete entrare nella macchina che vi dirà esattamente quanto sta caricando, a che percentuale è. Insomma, avete il pieno controllo con l'app sia del dispositivo che state controllando, sia della produzione, diciamo, che sta dando il vostro charger. Stiamo caricando a più di 500 watt, quindi è chiaro che è un attimo portarla su di percentuale. Fantastico. Bene, video finito. Allora, se dovete comprarla a 200 euro per integrarla nel vostro impianto di ricarica e tutto, secondo me ha senso, il prezzo ci sta. Non può costare 50-70 euro un prodotto del genere, ragazzi. C'è uno studio dietro, c'è una realizzazione dei componenti di primo ordine, una gestione con app che è fantastica, è fondamentale, quindi il prezzo secondo me ci sta. Se per qualcuno è caro, non avete grossissime alternative, questo è il concetto. Però può cambiare di molto l'utilizzo della Power Station, perché anche solo in un camper dove abbiamo dei consumi magari un po' più alti dei 100 watt che può caricare col 12 volt, riusciamo a tenere 230 volt nel camper perché stiamo caricando la Power Station con 500 watt, quindi voglio dire, mentre viaggiamo la carichiamo alla grande. E questo è quanto. Il prodotto funziona molto bene, vi ho portato le informazioni che ritenevo utili per decidere se comprarla o meno. Valutate voi, mi raccomando, in descrizione trovate i link, tutti i codici sconto, tutto quello che riesco a trovare io lo metto sempre in descrizione, quindi leggete la descrizione sotto il video, e non so quante ce ne saranno disponibili al momento in cui esce il video. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta. Se passate in negozio vi offro un caffè. Ciao a tutti da Massi Dattoli.